Amici di YouTube, bentornati sul mio canale e benvenuti a chi è qui per la prima volta. Fermi lichini, non chiudete il video, vi vedo che state per cambiare subito canale. Aspettate un momento che adesso vi spiego di cosa tratterà questo video. Per alcuni di voi potrebbe essere utile e interessante. Avete sempre desiderato fare modellismo ma non avete mai avuto il tempo o avete sempre avuto timore che fosse un qualcosa di così difficile da farvi subito perdere la voglia? Vi è stato regalata una scatola di un kit o siete tentati di prenderne una? Oppure vorreste regalarla a vostro figlio ma temete che vi dica «Papino, mi aiuti a costruirlo?» Tranquilli, niente è impossibile e oggi vediamo insieme come si fa. Questo tutorial l'ho realizzato per chi ha le prime armi, quindi chi è già esperto lo troverà sicuramente noioso. Infatti cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile affinché anche chi non ha mai aperto una scatola non si sentirà come quella famosa barchetta in balia di un mare in tempesta. Tranquilli, è più facile di quanto possiate immaginare. Andiamo a cominciare, ma prima sigla! Prima di mettere mano al modello e iniziare la costruzione, vorrei presentarvi una lista di attrezzi che è assolutamente indispensabile avere e alcuni, diciamo, consigliati. Cominciamo da questo, almeno io uso questo qui adesso, ma fino a poco tempo fa usavo questo, anzi lo uso ancora perché è molto comodo, piccolo, leggero, è un tagliere da cucina in plastica, come potete vedere è vissuto ed è perfetto per fare il modellismo in quanto vi impedisce di rovinare il tavolo sul quale lo state facendo, che potrebbe essere la scrivania o qualunque altra superficie. Perché ad esempio quando state usando il taglierino, se per caso vi scappa o dovete fare dei tagli, questa è plastica e permette, oltre a non rovinare la superficie sotto, anche di salvaguardare la lama. E questo è molto utile. Poi avete appena visto il taglierino, questo taglierino qua, e magari anche uno più piccolo. Questi si trovano ovunque, non è necessario. Adesso uno degli attrezzi fondamentali è questa pinzetta fatta apposta per modellismo. Questa qui è della Tamiya, questo qua, da non confondere con queste qui standard classiche, perché lavorano, sì, anche se sono delle tronchesi, ma questa è specifica per modellismo. Infatti, oltre a essere fatta molto bene come metallo, ce l'ho da anni e taglia ancora perfettamente, anche se adesso oramai la dovrò cambiare perché ha le punte che oramai si sono consumate. Questa qua invece è più adatta forse per tagliare spezzoni di metallo, cavi elettrici o cose del genere, magari per fare dei perni di supporto o cose del genere. Quindi questo diciamo che all'inizio potrebbe non essere neanche utilizzata, mentre invece questa qua è indispensabile, ve la consiglio. Poi diciamo un set di lime, almeno due, una piatta e una tonda, o potete anche usare queste classiche standard qui che si trovano ovunque. Io uso queste qua perché mi trovo molto bene. Indispensabile una pinzetta di questo tipo a becchi a punte fini, in quanto permette di prendere agevolmente anche parti molto molto piccole, per cui questa qui la ritengo indispensabile. Diciamo questo che è un mini trapanino a mano con una sua punta questo è da 1 millimetro. Non è indispensabile soprattutto all'inizio, ma se per caso dovete fare dei fori per i perni, per sostenere magari parti che sono delicate o che magari hanno bisogno di più resistenza, questo qui diciamo che è quasi indispensabile. Dopodiché un'altra cosa molto utile, anzi indispensabile, sono queste, le colle per modellismo. E diciamo ce ne sono di vari tipi, io ho queste due qui in questo momento,
questa è quella che uso sempre. Rispetto a quest'altra, questa qui fonde la plastica, la fonde, cioè fonde e unisce le parti, non fa un semplice incollaggio, però bisogna fare molta attenzione nell'utilizzarla perché se per caso una goccia, cioè, diciamo che rovina la superficie di contatto, quindi se una goccia va a finire sul modello, in quel punto tende a rovinare un pochino la superficie. Niente di irreparabile, però comunque dà fastidio. E ha anche un tempo di asciugatura abbastanza rapido, per cui fate attenzione perché una volta che avete unito le parti, queste iniziano a fondersi, per cui avete pochissimi secondi per sistemarla, mentre invece con altri tipi di colle, con tempi di asciugatura più lenti, si riesce comunque, diciamo così, a sistemare in tempo. Dopodiché non indispensabile, soprattutto agli inizi, se operate solo su diciamo un kit base standard senza fotoincisioni, senza parti di metallo o di altro materiale. Questa qui è la colla cianoacrilica, però all'inizio non è così indispensabile. E infine uno stucco per modellismo, nel caso in cui magari dovete stuccare delle superfici che non sono, magari su kit di poco valore, non sono perfette o avete fatto qualche errore o per qualsiasi altro motivo, con questo qui potete spalmare il punto in cui dovete sistemarlo, aspettare che asciughi e poi con la carta vetrata ripassare. A proposito di carte vetrate, consiglierei un paio di spugnette così, sono di due grane diverse, questa è un po' più ruvida, questa è più liscia e permette di diciamo sistemare anche parti tonde o comunque riesce ad arrivare, perché si può anche schiacciare, riesce ad arrivare anche in punti abbastanza complessi. E ovviamente una serie di carte vetrate di varia grammatura, ad esempio questa qui è da 600, poi avevo da qualche parte questa qui è da 120, quest'altra qui è da 220, cioè tenere una serie, queste comunque si trovano ovunque, dal Brico, Leroy Merlin, e assolutamente servono, sono necessarie. Detto questo, passiamo a iniziare alla costruzione del modello. Eccoci arrivati al momento clou. Questo kit della Lee, che è cinese, ce l'avevo in fondo all'armadio da anni, decenni. L'avevo sempre lasciato lì in quanto quando era, non so, mi ricordo neanche più se mi era stato regalato o l'avevo preso io in qualche occasione, va più che bene. Allora adesso immaginatevi di averlo sulla vostra scrivania, avete questo kit e dovete iniziare. Allora, apriamo la scatola. Dentro, vabbè, adesso in questo caso qui è già stato tutto aperto, però se fosse un nuovo vi trovereste in una situazione così, con questi sacchettini, con i vari pezzi separati, così. Qui vabbè l'avevo già aperto, per cui è tutto i sacchettini sono già stati tolti, ma non c'è problema. Il foglio di istruzioni, questo è lo scafo, questi sono i cingoli. Questo era un modello che poteva essere anche motorizzato, infatti qui abbiamo il motore elettrico, il supporto per le batterie, ma a noi non interessa. A noi interessa soprattutto la parte, diciamo così, plastica, per renderlo un kit statico. Qui abbiamo il foglio delle decals, molto importante da tenere, e vari pezzi sparsi. Allora, come consiglio è: prendete il foglio di istruzioni e seguitelo passo passo dal primo foglio in avanti
senza saltare neanche un passaggio, soprattutto agli inizi. Magari un modellista esperto può iniziare anche dalla fine, non ha problemi, ma chi ha le prime armi lo segua passo passo. Su questo non ci sono altre cose da aggiungere. Allora, in questo caso questi qua sono le ruote. Vedete che ci sono queste lettere e questi numeri che corrispondono a questo gruppo di pezzi. Vedete qua c'è la A, non so se si riesce a vedersi, questa è la A, sempre sono due perché due gruppi di ruote. Poi abbiamo questo che è la B, e questo qui che è la, non si vede ma è la C. Ora qui dice di andare a prendere il pezzo numero 37 del gruppo A, quindi noi andiamo sul gruppo A a cercare il pezzo 37. Adesso qui voi col cellulare qua così non riuscirete sicuramente a vedere i numeri, per cui eccolo qua, 37. 37 sono questo gruppo qua di ruote. Allora, quando vi trovate in questa condizione che dovete staccare il gruppo 37 e poi il gruppo 13, il gruppo 13 è questo, quindi ci sarà la parte interna e la parte esterna della ruota. I pezzi sono attaccati allo sprue tramite questi piccoli ponticelli. Allora voi inserite la pinzetta così, appoggiandola al pezzo, il più vicino possibile, date un colpettino leggero, girate, fate la stessa cosa dall'altra parte, tac, il pezzo viene via facilmente, rimarrà un segno. Poi non so se si riesce a vedere, lungo tutta la circonferenza c'è la sbavatura dello stampo. Allora in questo caso prendete la lima, quella piatta, leggermente, senza premere, dovete fare dei passaggi dolci e diciamo così spianate i punti di stacco. Poi potete usare sempre la lima per seguire la circonferenza, oppure potete utilizzare la spugnetta, quella non abrasiva grossa, quella media, facendo questo movimento qua e 2 o 3 colpetti, giusto che la superficie si spiana. Finché scompare del tutto il segno dello stampo, della sbavatura dello stampo. Se farete le cose con calma, riuscirete a ottenere dei buoni risultati. Ecco fatto. Allora non so se si riesce a vedere, ma è stato completamente spianato. La stessa cosa bisogna fare con tutte le altre ruote, sia su questo gruppo di pezzi che su questo. Bisogna staccarli tutti quanti e dopodiché incollarli, ma lo vediamo dopo. Adesso intanto lo faccio off camera, stacco tutti i pezzi, li ripulisco e li preparo. Ho finito di sistemare tutte le ruote, ripulirle completamente. Adesso vi faccio vedere una cosa. Nelle ruote interne, nella parte interna delle ruote, cioè, vedete questi, non so se riuscite, questi 3 cerchietti, praticamente sono dovuti agli estrusori di quando hanno fatto la stampa a iniezione della plastica dentro nello stampo, e rimangono diciamo
su alcune parti ci sono come dire, questo segno. Ora, siccome questa ruota, questa parte qui della ruota è interna, cioè poi alla fine verrà chiusa così e non dovrebbero vedersi più di tanto, potete scegliere o lasciarli così, tanto alla fine poi con sopra i cingoli e tutto non dovrebbe vedersi, oppure li dovete sistemare. Per sistemarli l'unica è questo, usare lo stucco con una spatolina piccola, prendete lo stucco, lo spalmate sui tre forellini, aspettate che asciughi e poi dopo con la spugnetta con la grana molto fine, leggero, gli date una passata fino a che non si sistema, anche se non è proprio perfetto come dicevo, è all'interno quindi non si vedrà. E così adesso si dovrebbe vedere perché è bianco, ma una volta colorato così non si dovrebbe più vedere. Poi questi qua sono, vediamo le istruzioni dove sono finite. Sono queste parti, sono in gomma, questa non è plastica, è una specie di gomma, una via di mezzo tra no, anzi una plastica è un diversa. Comunque va all'interno del perno della ruota. Praticamente lo inserite così e poi mettete sopra la parte, chiudete l'altro semiguscio della ruota mettendo due puntini di colla qui, attenzione, non sulla gomma ma qui in esterno. In pratica anche qua per tagliare via questi qui dal loro supporto, sempre la famosa pinzettina, appoggiate e date un colpettino e viene via. Poi un colpo di spugna, così, ed è pronto. Facciamo anche questo off camera. Eccoci qua di nuovo. Ho finito di fare la stuccatura e la pulizia di tutte le ruote. Ora ho inserito i pernini qua di questa specie di plastica gommosa che servono praticamente quando li inserite qua per tenere fermo la ruota. Infatti in questa tipologia di aggancio non c'è bisogno della colla, perché questo qui preme sul perno qua della sospensione e tiene la gomma, cioè tiene la ruota fissa, ferma. Vabbè, adesso ecco. Comunque adesso fa forza un po' perché è nuova, però rimane su così ed è difficile da tirar via. Poi un'altra cosa, un consiglio: quando fate questo tipo di lavori, appena avete finito di fare un gruppo, un pezzo che è staccato, pulito e sistemato, qui andate a spulciare, cioè a spuntare sulle istruzioni la parte già fatta, così almeno vi ricordate quelle che ancora dovete fare. Poi un'altra cosa, già che ci siamo sulle istruzioni, vedete qua così questo simbolo, questo, con questa dicitura, è la colorazione che dovrete fare poi quando avrete finito. Ora qui vi dice di farla subito, però io direi che la colorazione la si può fare anche in un secondo tempo, soprattutto sulle ruote, visto che non sono, che si possono comunque staccare, come anche qua in altre parti. Questi codici qua tra parentesi, per esempio XF62, qui andate a vedere sulla leggenda che tipo di colore è. XF62 Olive Drab, che in inglese è verde oliva. Comunque sono codici dei colori Tamiya, però penso che in internet oramai trovate tutti i codici di conversione anche su altre marche come i Vallejo ad esempio.
Poi un'altra cosa, già che ci siamo sulle ruote, ho lasciato indietro questa perché è importante. Questa è la ruota di trazione. Come potete vedere, ha tutti i dentini dove si aggancerà poi dopo nel cingolo per trainarlo. Ora, per staccare questi dovete fare estrema attenzione perché sono attaccati allo sprue tramite uno dei dentini, per cui lo dovete tagliare più lungo possibile, anzi direi anche tagliarlo così, perché se rovinate il dentino sta male poi. Non è che non funziona, non si può più attaccare il cingolo, ma sta male. E dopodiché lo rifinite con molta cautela, un pezzettino alla volta, in modo tale da non fargli perdere la forma. E lo rifinite poi con la limetta, in modo tale che non, non venga rovinato da magari un taglio impreciso con la pinza. Ecco, poi fate la stessa cosa con gli altri. Poi questo qui sono le ruote di rinvio, quelle all'altra estremità del cingolo, però qui non c'è nessun tipo di problema, inserite sempre il gommino qui così e poi quando è tutto pronto inserite, incollate questo pezzo di qua così. Ah, un'altra cosa, questo, vedete che c'è questo intaglio che corrisponde a quella specie di perno che non so se si riesce a vedere, dentro lì c'è un perno che deve andare a incastrarsi su questo intaglio qui, altrimenti rimane storto. Allora, anche se non è perfettamente allineato, lo inserite, vedete che è leggermente storto, ruotate finché il perno scatta e va dentro. Così è perfettamente parallelo, le due parti sono parallele. È il momento della colla. Io preferisco, come ho detto, preferisco questa colla qua, anche perché uno dei suoi pregi è che ha il beccuccio in metallo, per cui quando dentro si secca, come succede a tutte le colle, per sbloccare il tutto non c'è bisogno di fare infilare aghi, mica aghi. Basta usare un accendino. Ovviamente questo non lo dovete tenere in questa posizione qui, ma la dovete tenere così più o meno, verso l'alto. Tranquilli, non vi va a fuoco la casa, l'ho fatto centinaia di volte. Scaldate il beccuccio, vedete che ha fatto la fiamma, significa che dentro nel beccuccio la colla si è sciolta, il grumo di colla si è sciolta, ha fatto i vapori, e quello che ha bruciato sono solo i vapori. E adesso fate una prova su un pezzo di carta e vedrete che esce, vedete, esce la colla. Quindi ora per incollare queste ruote qua verificate sempre di avere dentro il pernino, questo qui. Attenzione, non tutti i kit hanno questo sistema, diciamo che in questo caso è così, per cui dobbiamo operare in questa maniera. La colla assolutamente non dovete metterla contro il pernino qua, ma la mettete in esterna, magari proprio un velo, tre goccine qua, qua così, in esterna, poi prendete la controparte e la inserite così. Schiacciate un attimino e aspettate che asciughi per bene. La stessa cosa avviene anche con per esempio la parte di rinvio, la ruota di rinvio. Ricordatevi sempre di verificare che dentro c'è il gommino. Anche qui 3 goccine di colla in esterno, non c'è bisogno di esagerare, se per caso vi scappa la mano con un dito la togliete. E verificate sempre il perno, come ho detto prima, anche se lo mettete che è storto, ruotate e finché scatta. Premete un attimino e attendete che la colla asciughi. Adesso faccio off camera, lo faccio per tutte le ruote. A questo punto io ho messo su già le ruote da una parte, giusto per farvi vedere. Il discorso di quei perni così serve per fare questo discorso qui. Una volta inseriti ruotano, potete ruotarli. E non c'è bisogno della colla perché, come potete vedere, tengono perfettamente.
Ora, questo modello era motorizzato, per cui queste ruote dovevano essere libere di girare. Adesso mettiamo la ruota di rinvio. Per mettere la ruota di rinvio bisogna attaccare questo pezzo, però bisogna fare attenzione perché ce ne sono due, uno per parte, però non sono uguali, sono diversi, perché ovviamente questo qui è fatto per andare su così, da questa parte, se dall'altra parte verrebbe completamente sballato. Quindi fate attenzione quando staccate il pezzo, che poi dopo ha questi pernini qua che vanno inseriti in questi fori che vedete, così. Eh, Un'altra cosa, quando ho provato a mettere sulla ruota di rinvio sul suo perno, ma non entra perché probabilmente questi kit qua così diciamo non di alta qualità, alle volte hanno dei pezzi che sono proprio non propriamente perfetti. Allora, piuttosto che forzare all'inverosimile e spaccare tutto, fate così, probabilmente è questione di solo qualche decimo. Prendete un taglierino o della carta vetrata e lungo tutta la circonferenza del perno provate a scalfire via uno strato, non troppo, attenzione, proprio leggero, vedere, perché è questione proprio di qualche decimo. Caso provate, se continua a forzare a non andare su, continuate a limare. Ecco, quando lo inserite, mettete sempre un dito dietro qua, così, in modo tale che spinga, per evitare che se lo fate solo da questa parte qua, si può spezzare, piegare o spezzare il pezzo. La stessa cosa quando mettete su queste ruote, non mettetele su così alla brutto, ma mettete sempre un dito dietro. Allora appoggiate, mettete sempre un dito dietro e spingete con entrambi, in modo tale da evitare che il pezzo, magari la plastica potrebbe non essere perfetta in quel punto, e si spezzi e poi sono dolori a rimetterla a posto. Invece così non ci sono problemi. Ecco fatto, limato un pochino il perno e adesso dovrebbe andare su bene. Vediamo. Tac, si è sentito il tac e ruota perfettamente. Adesso lo si può incollare in posizione qua così. Un po' di colla, in questo caso un pochino più abbondante rispetto a quella che avete usato per le ruote, così. E poi inseritelo nei fori giusti. Vedete qua ce ne sono 4, ma sono solamente questi due passanti i fori da inserire. A questo punto, visto che, come potete vedere, uno da una parte non è perfettamente inserito, fate così, se ce l'avete ovviamente. Prendete uno di questi e lo tenete lì finché la colla non ha preso. Oppure potete usare uno di questi, se ce l'avete, aprite al massimo, infilate in posizione e poi stringete la vite così e attendete che asciughi bene. Non c'è bisogno di stringere chissà quanto, basta appena sentite che prende, date ancora un giro o due e così aspettate che la colla faccia presa. Adesso vi faccio vedere una bella cosa, beh, bella tra virgolette. Qui intanto ho finito di mettere tutte le ruote, anche quella di rinvio. Eh, Questi kit di bassa qualità, non sto qui adesso a guardare, sapevo già di base che questi kit erano di bassa qualità e quindi non sto qui a guardare tutti i difetti che ha, perché questo tutorial serve solo come dimostrazione di che cosa si può fare. Partendo da zero, diciamo un tutorial per principianti. Per cui non sto qui a vedere che mancano completamente gli ammortizzatori delle sospensioni,
che ci sono questi buchi qua nello scafo che nella realtà non ci dovrebbero essere, che ci sono queste imperfezioni qua, cioè sono delle ritiri delle plastiche, classico di questi kit di bassa qualità, ma potreste incontrare dei problemi di questo tipo, che sono un po' più gravi. Ehm, Secondo lo schema, queste parti qua, che sono il supporto delle ruote di trazione, dovrebbero andare in una certa posizione, in un certo modo, ma è tutto sbagliato e nella realtà non è così, da come viene proposto da questo schema. Infatti non riuscivo a capire come non si installassero bene. Prima di tutto, questo, come potete vedere, gli manca il perno, questo perno qua, che è quello che si infila nella ruota qua, cioè si mette su così, ma non c'è nessun perno che lo tiene. E ho scoperto che una di questi ingranaggi qua era quello che finiva qua dentro, così, che era quello dell'ingranaggio del meccanismo di motorizzazione di questo veicolo, di questo kit. Eh, per cui questo pezzo qui è stato progettato per essere messo su al contrario di come dovrebbe essere, anche guardando le foto di schemi di altri kit più avanzati come la Meng, la Dragon, eccetera, la Tamiya. Questo qui, infatti lo si vede da questa specie di sumiluna che manca, era perché probabilmente doveva andare su, incastrare su così, per permettere al perno di essere allineato con questo foro che entrava di qua e passava e si agganciava al meccanismo del motore. In realtà questo pezzo dovrebbe andare al contrario, esattamente al contrario, così, sporgendo leggermente in avanti, e questo pezzo qui, che tra le altre cose, vabbè, mancano un sacco di dettagli, dovrebbe essere qua così, proprio esattamente al contrario di com'è. E qua sopra, come vedete che è aperto, in realtà nei kit avanzati è chiuso, quindi bisognerebbe chiudere in qualche maniera con qualcosa. Però, ripeto, questo non è un tutorial per miglioramento del kit, ma è solo per far vedere come si potrebbe fare. Ma questo è un problema che potreste incontrare anche con altri kit, con altre marche, eccetera. Cosa fare in questo caso? Adesso lo vediamo. Allora, per prima cosa fissate questo pezzo qua, qui davanti, come dovrebbe essere. Poi prendete questo, lo si mette in posizione, si mette sulla una parte, vabbè, una parte della ruota dentata e che deve essere allineata perfettamente con quella dietro, quindi in base alla posizione in cui si troverà allineata fissate poi con della colla questa parte qua così, magari segnatevela con una matita e procediamo. Praticamente ho finito da questa parte, di là sto aspettando che asciughi la colla per questo pezzo qua, per il supporto della ruota di trazione. Ho chiuso dietro i fori che rimanevano, che erano dovuti al passaggio del perno per la motorizzazione, e ho invertito la posizione di questi come dovrebbe essere nella realtà, perché nel kit originale, essendo fatto per essere azionato col motore elettrico, questo era invertito di posizione, infatti questa mezzaluna qui andava a incastrarsi qui, ma ho voluto proprio sistemarlo come nella realtà. E poi per precauzione ho inserito questo perno di metallo preso dal perno del motore, dove c'era su uno degli ingranaggi, l'ho tagliato, ho forato qua così e a questo punto lo inserisco e ha una resistenza maggiore rispetto a quello di plastica, conviene.
E adesso chiudo anche questi buchi qua che nella realtà non esistono e probabilmente servivano diciamo, l'interruttore per azionare il motore, non so, per qualche altra cosa. In questi kit di bassa qualità ci sono questi, normalmente li si trova. Ehm, per farlo basta usare delle lastrine di plasticard come queste che trovate in commercio, o potete tranquillamente usare anche del cartoncino ritagliate a misura e ne mettete una, come ho fatto qua, una lastra interna che impedisce di muovere, e poi ne mettete un'altra con questa forma qui, con queste forme, e poi sigillate con lo stucco come ho fatto in questo punto qua. Procedo e termino la realizzazione delle ruote e di tutto l'apparato di trascinamento. Ritagliate i pezzettini di plasticard o di cartoncino o qualche altro materiale che avete sotto mano. Mi raccomando, questa colla è solo per la plastica. Poi, anche se non ne sono precisi, non importa, tanto sono all'interno e non si vedranno. Servono soltanto per, una volta che sono incollati, per evitare che quando metterete questi di qua sprofondi tutto e ci sia una specie di supporto quando metterete i pezzettini qua per chiudere. Ok, per esempio in questo caso qui ho ritagliato a misura la parte, un po' di colla e lo inserisco a incastro dentro così, ed è perfettamente, beh, poi dopo con una passata di carta vetrata che lo spianerà completamente. Ecco, questo è tutto un di più che potreste anche non fare nel caso aveste un kit con questi buchi, tanto una volta che è appoggiato alla basetta non si vedono, per cui è tutto un di più che faccio io, ma voi potreste anche saltarla questa parte. Ho finito di riempire con il plasticard, adesso sto mettendo su un po' di stucco in modo tale che una volta asciutto poi scartavettro il tutto, appianando e lisciando la superficie. Anche qui dove ci sono dei ritiri delle plastiche, come in questo punto qua si vede appena, qua ce n'erano due, anche qua metto dello stucco in modo tale che poi una volta asciutto sistemo la parte. Eccoci alla fine della prima parte del tutorial. Ho inserito tutte le ruote, anche quelle di trazione e di rinvio, da tutte e due le parti. Qui sotto adesso aspetto che si asciughi per poi sistemare la parte inferiore dello scafo. Nel prossimo video continuerò questo tutorial con la realizzazione dello scafo e di tutte le sovrastrutture, la torretta, tutte le componenti varie. Ora, spero che questo video vi sia piaciuto e vi attendo numerosi per il proseguo di questo tutorial. Mi raccomando, mettete un like e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché così mi aiuterete a farlo crescere e potrò così portarvi ulteriori lavori, idee, progetti e la mia esperienza. Vi ringrazio a tutti. Ciao!